Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andremo a realizzare questo simpaticissimo funghetto del videogioco di Super Mario. È super facile da realizzare, è composto solamente da 3 parti: il corpo del nostro funghetto, la testa del nostro funghetto e dei pallini bianchi. Per realizzare questo funghetto ci servirà del cotone bianco, del cotone rosa color carne e del cotone colorato. Io in questo caso lo andrò a realizzare di blu, ma come potete vedere l'ho già realizzato di rosso. Di cotone ne servirà davvero pochissimo, ma vi consiglio di ogni colore di avere un gomitolo da 50 grammi. Ci servirà un uncinetto numero 3, delle forbici, un marcapunto, un ago da lana, degli occhietti con la sicura. Se non avete questo, gli occhietti potete andare a ricamarli, dell'imbottitura e poi infine ci servirà un filo nero con cui andremo a ricamare la bocca e, se eventualmente, come ho già detto, non ce li avete, gli occhietti. Iniziamo dal nostro corpo del funghetto, quindi andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudo il nostro anello magico e andiamo a fare 6 aumenti consecutivi. Una volta realizzati 6 aumenti consecutivi avremo un totale di 12 maglie basse. Un aumento, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto e ultimo aumento. Arrivati a questo punto proseguiamo con il terzo giro, quindi andiamo a fare una maglia bassa e un aumento. Faccio la maglia bassa e in questo caso vado a marcarla con il marcapunti. Quindi con il marcapunti marco sempre la prima maglia di ogni giro. Quindi abbiamo detto qui dobbiamo fare una maglia bassa e un aumento, quindi la maglia bassa l'abbiamo già fatta. Nella successiva dobbiamo andare a fare un aumento. Dobbiamo ripetere questo procedimento per altre 5 volte, cioè per tutto il giro. Quindi una maglia bassa e nella successiva un aumento. Una maglia bassa e nella successiva un aumento. Arrivati a fine giro avremo un totale di 18 maglie basse. Adesso tolgo il marcapunti, vado a fare la prima maglia del giro e rimetto il marcapunti. In questo quarto giro dobbiamo andare a fare 2 maglie basse e un aumento, quindi gli aumenti sono sempre progressivi. Quindi 2 maglie basse e un aumento per 6 volte, fino quindi ad arrivare a fine giro, e a fine giro avremo un totale di 24 maglie basse. Quindi adesso vi mostro. La prima maglia l'abbiamo già fatta e l'abbiamo marcata. Nella maglia successiva faccio un'altra maglia bassa. Nella successiva ancora faccio un aumento. Di nuovo 2 maglie basse. Nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo fino ad arrivare a fine giro. Quindi in ogni giro avremo 6 ripetizioni di 2 maglie basse e un aumento. Finito anche questo giro, come ho detto prima, in questo giro avremo un totale di 24 maglie basse. Andiamo a fare il quinto giro, che è l'ultimo giro di aumenti. Quindi tolgo il marcapunti, faccio una maglia bassa e rimetto il marcapunti. Quindi questa è la prima maglia di questo giro.
Adesso andiamo a fare altre 2 maglie basse e nella successiva un aumento. Quindi in questo giro cosa dobbiamo fare? 3 maglie basse e un aumento per un totale di 6 volte e a fine giro avremo un totale di 30 maglie basse. Quindi io la prima ripetizione l'ho già fatta, devo andare a farne altre 5. Quindi 3 maglie basse, 1, 2, 3 e nella successiva un aumento. 1, 2, 3 e l'aumento. Ok, quindi abbiamo concluso anche questo giro, quindi ci ritroviamo con un totale di 30 maglie basse. Arrivati a questo punto abbiamo finito i giri di aumenti, dobbiamo andare a realizzare 8 giri di 30 maglie basse. Quindi togliamo i marcapunti, facciamo la prima maglia bassa del giro e immediatamente la marchiamo. Adesso vado a lavorare le maglie così come si presentano. Ecco qua, abbiamo finito il primo giro di maglie basse, dobbiamo andare a farne altre 7. Io proseguo a lavorare i giri di maglie basse così, poi ci rivediamo una volta finiti gli 8 giri di maglie basse che vi faccio vedere come chiudere il corpo del nostro funghetto. Una volta completato anche l'8º giro, togliamo il marcapunti, andiamo a fare una maglia bassissima nella maglia successiva, una catenella e posso andare a tagliare il filo. Non lascio filo perché tanto non mi servirà per cucire. Andremo a lasciare il filo nella testa del nostro funghetto. Quindi il nostro corpo è concluso. Io vado direttamente a mettere gli occhietti. Quindi che faccio? Capovolgo il mio corpo e contando dall'anello magico vado a contare 8 maglie basse, 8 giri, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tra l'8º e il 9º giro vado a inserire il mio occhietto. Una volta inserito il primo, lo blocco immediatamente. Adesso vado a contare più o meno 4 maglie basse e vado a inserire l'altro occhietto sempre nello stesso punto, quindi 1, 2, 3, 4 e lo inserisco qua. Prima di bloccare questo occhietto verifico che la distanza tra gli occhi sia giusta e che l'altezza sia la stessa, che quindi non abbia sbagliato a inserire l'occhietto. Una volta che ho verificato che sia tutto giusto, vado a bloccare anche questo occhietto. Ok. E il nostro corpo del nostro funghetto è concluso. La boccuccia la andremo a ricamare proprio per ultimo. Adesso lo mettiamo momentaneamente da parte e andiamo a iniziare a realizzare
la nostra testolina. Quindi prendiamo il nostro filato colorato, nel mio caso questa volta andrò a utilizzare il blu, e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudo l'anello magico e vado a fare 6 aumenti consecutivi. Un aumento, secondo, terzo, quarto, quinto e l'ultimo. Adesso in realtà il procedimento è uguale a quello che abbiamo realizzato prima. Quindi cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a fare adesso una maglia bassa e un aumento per 6 volte per un totale di 18 maglie basse. Quindi non sto a ripetere bene tutti i passaggi come ho fatto con il corpo, perché li abbiamo già visti, il procedimento è lo stesso, e quindi adesso andiamo a velocizzare leggermente il tutorial. Quindi in questo giro una maglia bassa e un aumento. Finito il giro, come vi ho già detto, avremo un totale di 18 maglie basse. Proseguo con il giro successivo e vado a fare 2 maglie basse e un aumento. 2 maglie basse e un aumento sempre per tutto il giro, e a fine giro avremo un totale di 24 maglie basse. Finito anche questo giro vado a fare 3 maglie basse e un aumento. 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro, per un totale di 30 maglie basse. Finito anche questo giro, devo proseguire ancora con giri di aumenti, quindi vado a fare 4 maglie basse e un aumento. 4 maglie basse e un aumento per tutto il giro, e a fine giro avremo un totale di 36 maglie basse. Finito questo giro andiamo a fare il penultimo giro di aumenti. Quindi in quest'ultimo penultimo giro di aumenti andiamo a fare 5 maglie basse e un aumento. 5 maglie basse e un aumento per tutto il giro, e avremo a fine giro un totale di 42 maglie basse.
Finito anche il penultimo giro di maglie basse andiamo a fare di aumenti, scusatemi, andiamo a fare l'ultimo giro di aumenti. Quindi in quest'ultimo giro andiamo a fare 6 maglie basse e un aumento. 6 maglie basse e un aumento per tutto il giro e a fine giro avremo un totale di 48 maglie basse. Una volta finito questo giro dobbiamo nuovamente andare a fare 8 giri di maglie basse. Quindi tolgo i marcapunti e proseguo a lavorare le maglie così come si presentano. Una volta finiti gli 8 giri di maglie basse vi faccio vedere come proseguire, come andare a fare le diminuzioni. Una volta finiti gli 8 giri di maglie basse, togliamo i marcapunti e andiamo a iniziare a fare le diminuzioni. Vi spiegherò bene come fare le diminuzioni nel primo giro, poi le diminuzioni dei giri successivi ve le dirò velocemente, tanto ve le ho già fatte vedere. Quindi adesso dobbiamo andare a fare 6 maglie basse e una diminuzione. Quindi come abbiamo fatto per gli aumenti facciamo adesso, andiamo a fare la prima maglia bassa e la marchiamo immediatamente. E adesso dobbiamo andare a fare altre 5 maglie basse, quindi la prima è già fatta, 2, 3, 4, 5 e 6. Una volta fatte le 6 maglie basse dobbiamo fare la diminuzione, quindi entro nella costina davanti della prima maglia, nella costina davanti della maglia successiva e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entro nella costina davanti della prima maglia e nella costina davanti della maglia successiva e vado a fare una maglia bassa. Proseguo in questo modo per tutto il giro, quindi 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nella maglia successiva entro nella costina, nella maglia successiva ancora entro nella costina e vado poi a chiudere con una maglia bassa. Proseguo in questo modo fino alla fine del giro. Completato il primo giro di diminuzioni dobbiamo avere un totale di 42 maglie basse. Adesso proseguiamo con i giri successivi che sono sempre di diminuzioni. In questo giro andiamo a fare 5 maglie basse e una diminuzione. 5 maglie basse per 6 e una diminuzione per 6 volte e a fine giro avremo un totale di 36 maglie basse.
Finito anche questo giro abbiamo quindi un totale, abbiamo detto, di 36 maglie basse. Andiamo a fare il giro successivo, andiamo a fare 4 maglie basse e una diminuzione. 4 maglie basse e una diminuzione per 6 volte e a fine giro avremo un totale di 30 maglie basse. Finito anche questo giro dobbiamo andare a fare l'ultimo giro di diminuzioni e poi possiamo chiudere la nostra testa del funghetto. In quest'ultimo giro andiamo a fare 3 maglie basse e una diminuzione. Quindi facciamo la prima maglia e naturalmente la marchiamo. Adesso a me andrete a vedere che cambio filo perché non avevo un gomitolo intero da 50 grammi, ma avevo 2 gomitoli che ne formavano uno, quindi per non sprecarli vado di solito a utilizzare questi in modo da finirli e non avere avanzi di gomitoli. Quindi 3 maglie basse e la diminuzione. Adesso cambio il filo. Uno, due, tre. Una volta finito anche questo giro vado, tolgo il marcapunti, entro nella maglia e faccio una maglia bassissima, una catenella e vado a tagliare il filo abbastanza lunghetto perché poi utilizzerò questo stesso filo per andare a cucire la testolina del fungo al corpo. E anche la testa è conclusa. Adesso dobbiamo andare a fare i pallini, ne dobbiamo fare in totale 5. 4 andranno sui lati e il quinto sopra. Io vi faccio vedere come realizzarne uno, poi gli altri li andate a realizzare autonomamente, tanto il procedimento è proprio identico. Prendiamo il filato bianco e adesso andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo a chiudere e facciamo 6 aumenti consecutivi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso andiamo a fare una maglia bassa e un aumento. Quindi una maglia bassa è la prima del giro e vado a marcarla. Nella maglia successiva un aumento. Una maglia bassa e un aumento, così per tutto il giro. Finito questo giro andiamo a fare l'ultimo giro. Andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento. Allora in questo giro avremo un totale di 18 maglie basse. Quindi adesso andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Quindi prima maglia fatta e l'ho marcata. Vado a fare la seconda maglia
e nella successiva un aumento. Una, due e l'aumento. Una volta finito anche questo giro avremo un totale di 24 maglie basse. Togliamo il marcapunti, entriamo nella prima maglia successiva alla maglia bassa che abbiamo fatto e andiamo a fare una maglia bassissima, una catenella e andiamo a tagliare il filo abbastanza lunghetto perché anche questo ci servirà poi per andare a cucire. Quindi il nostro primo pallino è concluso, ne dovete fare altri 4. Adesso che abbiamo tutti i pezzi possiamo andare a imbottire il corpo e la testa e successivamente a cucirli. Mettiamo un attimo da parte questi e andiamo a imbottire. Una volta imbottito vado a comporlo. La parte dove è attaccata il filo sarà il retro, quindi il corpo con gli occhietti lo andremo a posizionare in questo modo e andremo a inserire il nostro corpo all'interno della testa. In questo modo. Lo posizionate come più vi piace e una volta che avete trovato la posizione giusta possiamo andare a cucirlo. Quindi prendiamo il nostro ago da lana, adesso possiamo andare a cucire. Entro in una maglia qui del corpo ed esco qui in una maglia, nella prima maglia diciamo della nostra testa. Poi passo alla maglia successiva, entro nel corpo e mi inserisco poi nella maglia successiva ancora. Vado a cucire in questo modo tutto il corpo alla testa. Adesso proseguo a cucire. Una volta cucito poi vi faccio vedere come andare ad attaccare i pallini nel nostro funghetto. Una volta completato di cucire e bloccato il filo, entro all'interno del lavoro con l'ago, esco in un punto qualsiasi e posso andare a tagliare il filo in eccesso. Arrivati a questo punto dobbiamo solo andare a cucire i nostri pallini. Ne prendo uno, vado ad accorciare il filino dell'anello magico. Poi mi avvalgo degli spilli, se voi preferite non usarli uguali, io li uso in modo da tenere fermo il lavoro. Vado a posizionare come prima cosa il lavoro qui in alto e poi uno per uno vado a posizionare
tutti i pallini ai lati. Mi avvalgo sempre degli spilli. Naturalmente questi potete metterli come più preferite. Manca l'ultimo. Il filo dell'anello magico lo accorcio soltanto, non lo taglio del tutto perché non è bloccato. È capitato più volte che lo tagliassi del tutto e dovessi rifare il pezzo perché si apriva l'anello magico. Quindi o lo bloccate o se no non lo andate a tagliare del tutto. Una volta bloccati i nostri pallini, verificate che siano a una distanza, alla distanza giusta gli uni dagli altri, che quindi siano una distanza omogenea, e poi possiamo andare a cucire. La cucitura è sempre quella che vi ho fatto vedere anche prima, o comunque potete cucire come più vi piace, come più vi va meglio. Non dovete per forza seguire la mia di cucitura. Questo è il risultato una volta cuciti anche tutti i cerchietti del nostro fungo, quindi tutti i pallini. Adesso io ho già inserito il filo nel lago e andiamo a realizzare la bocca. Giriamo il nostro funghetto e entriamo qui da dietro. Decidiamo dove entrare in queste maglie qui. Siete liberi di scegliere come fare la bocca. Io entro qui, porto fuori il filo, però qua dietro lo lascio lungo e lo blocco con le mani. Una volta che qui fuori decido quindi di entrare in questo modo, così saltando 2 maglie nell'altro forellino della maglia, ed esco in un punto più in basso al centro della bocca, quindi di dove sono entrata. In questo modo prendo il filo così e rientro leggermente sopra, vedete dove sono entrata prima, ed esco nuovamente da questo lato. Stringo, tiro un pochettino i fili e mi aiuto sempre col lago ad aggiustare la bocca. Una volta aggiustata non la tocco più e vado qua dietro a tagliare il filo. Li faccio scomparire all'interno
E anche il nostro funghetto è concluso. Questo è quello che abbiamo fatto insieme, questo che avevo già realizzato. Se questo tutorial vi è piaciuto, scrivimelo nei commenti, lascia un like e se lo rifai taggami come 1000 creazioni Sonia, così io posso sia vedere che ricondividere i tuoi lavori. Ci vediamo al prossimo tutorial.